Questo video è in collaborazione con Cricut. Conoscete il paper cut? È una tecnica molto d'effetto per realizzare illustrazioni che si sviluppano su diversi livelli di profondità ritagliando sagome da carta e cartone. Per realizzare questa tecnica spesso bisogna armarsi di un buon taglierino, un piano da taglio, tante punte di ricambio e tanta pazienza. E fidatevi, lo so, perché in passato ne ho già realizzate alcune. Ma oggi voglio portare questa tecnica su un altro livello. Voglio creare qualcosa di veramente memorabile. E la domanda è: come? Sappiate che ho un piano. Studiando le illustrazioni che ho trovato online ho capito che per fare qualcosa di veramente epico c'è bisogno di un po' di pianificazione. In primis, per rendere veramente vive le nostre illustrazioni abbiamo bisogno di due cose: dei cartoncini colorati e una retroilluminazione. E io, ebbene sì, ce le ho entrambe. L'altro fattore importante è pensare e realizzare davvero una bella illustrazione. Ma cosa significa bella in questo caso? Credo che voglia dire che preveda tanti piani di profondità e dei tagli molto complessi. Questo è un po' più difficile ovviamente, però è ancora la mia portata. Credo che il segreto sia non pensare a quello che verrà dopo, che è il vero problema. Il terzo punto molto importante è quello di tagliare bene, minuziosamente, con cura, ignorando il fatto che nella fase precedente abbiamo progettato delle illustrazioni complessissime che adesso ti fanno dire: ma perché ho deciso di fare questa cosa? Cosa mi è venuto in mente? Ci vuole troppo tempo! Perché è vero, ce ne vorrà, ma va bene così. A meno che una divinità, non lo so, non venga in mio aiuto, ma questo è un problema della Frafrug del futuro, non ci pensiamo adesso. Quindi perché non cominciare subito? Per partire ho iniziato a realizzare una bozza sul mio iPad. Volevo realizzare qualcosa che ricordasse le profondità marine e mi sono ritrovata a fare quello che adesso vi mostro. Pronti? Guardate. Io lo so cosa vi state chiedendo. Perché hai fatto un'animazione? Calmi tutti, ora vi spiego. Siccome devo lavorare su vari piani di profondità, ho pensato che la funzione onion skin dell'animazione mi sarebbe venuta in soccorso, suggerendomi come rimpicciolire l'animazione. Io praticamente disegno un livello, vado avanti di uno, disegno il successivo e l'onion skin, che sarebbe questo bordino verde che vedete, mi dice: il livello di prima era così, adesso quello nuovo come sarà? E quindi così facendo ho potuto fare questa forma che sarà un po' la base da cui partirò per fare le mie profondità che si allargano. Vedete, questi sono un po' gli strati più esterni e ho già fatto delle bollicine. Questa è una visione un po' più stratificata dei vari livelli che andrò a realizzare. Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica, non saranno tutti così regolari. Adesso l'obiettivo è proprio quello di trasformare i vari livelli in acqua, rocce, piante, pesci e così via. Andando avanti mi sono ritrovata a fare una cosa di questo tipo. Visti così sembrano dei ciottoli, ma attenzione, se facessi questo, lo vedi adesso il riflesso del mare? Ho dovuto prendere un po' di reference, però vi dà un po' di senso dello specchio d'acqua, giusto? Qui siamo ad un certo punto. Tutti questi pesciolini nell'ecosistema marino, questo polpo, contribuiscono davvero a popolare questi fondali. Non manca moltissimo, però ci tengo davvero tanto che gli strati siano sufficienti per creare un bel effetto di profondità, quindi non mi voglio fermare qua. Secondo me il nostro ecosistema marino sarà una cosa di questo tipo. Ci sono queste alghette, ci sono questi pescetti, ci sono queste bollicine. Alla fine non sono totalmente sicura che userò i miei ciottoli. Vedete, se li metto sopra rendono tutto un po' confuso. Potrei usarli come no. La cosa che però cambierà saranno i colori, perché adesso l'ho progettata in bianco e nero per aiutarmi a realizzare i vari livelli, ma vorrei che fosse colorata con una gradazione che porta dallo scuro al chiaro. Comunque il disegno è questo. Adesso arriva la parte complessa. No, Frafrog, deve esserci un altro modo. E un altro modo c'è. Infatti questo video è in collaborazione con Cricut, che ha creato l'alleata perfetta per me e adesso ve la mostro. Si tratta della Cricut Maker 3. È un plotter da taglio in grado di tagliare fino a 300 tipi di materiali. Si parte dalla carta ma si arriva fino agli sticker, al vinile, al legno, al cuoio e un sacco di altri materiali. Potenzialmente questo gioiellino potrebbe farci arrivare a customizzare il nostro intero studio, ma per il momento manteniamoci sul piccolo e vediamo cosa possiamo farci per questo specifico video. Lo scopriamo per la prima volta, perché è la prima volta che la uso pure io. Sei pronto, Kama? Vediamo. Vabbè. Ammetto che adoro tantissimo il design di questa macchina. C'è anche questa sensazione tattile qua sopra, bellissima. E questa piccola scanalatura qua dove mettiamo, boom, l'iPad. Ma nello specifico, come ho trasportato il mio file dall'iPad al Cricut Design Space? Considerate che il mio file di partenza è un file PSD con tutti i livelli separati. Ho importato il file dentro Illustrator e utilizzando il ricalco dinamico e poi espandi, ho trasformato ogni singolo livello da raster a vettoriale. Ho eliminato tutti i tracciati in eccesso, quelli bianchi che poi si creano dal ricalco, lasciando solo l'ultimo, quello colorato, che poi è quello che
ci interessa. Nel caso però vengano fuori più tracciati che ci servono, come in questo caso con i pesciolini che sono separati, siccome il risultato deve essere un solo tracciato, non basta raggrupparli, li ho selezionati e ho fatto oggetto, tracciato composto, crea. Mi raccomando, questa cosa è molto importante, deve esserci un solo tracciato per livello. Infine ho salvato il file finale in SVG con queste impostazioni attivate, che sono quelle che possono dare il risultato ottimale con Cricut. Dopodiché dentro la tela del Cricut Design Space ho importato il mio file. Come vedete tutti i livelli sono stati perfettamente riconosciuti e quando arriverà il momento di tagliare, se i cartoncini sono colorati in modo diverso, la Cricut ve li raggruppa in modo che tagliate insieme tutti i cartoncini dello stesso colore. Chiedo scusa per l'unto nelle mie mani, non era mia intenzione. Sul mio iPad ho già installato Cricut Design Space, che è lo stesso software che stava prima anche sul PC, che adesso vedete qua. All'interno dell'iPad ci dovrebbe essere già anche il progetto che avete visto prima, perché sta in cloud, quindi all'interno di progetti, eccolo qua, pesci. Come vedete questo enorme dedalo di linee in realtà è già diviso tutto quanto in livelli. Ognuno di questi sarà un cartoncino che verrà appunto ritagliato. E se andiamo avanti, me lo inserisce già nell'ipotetico tappetino, che poi altro non è che lui. Come vedete ricorda i tappetini da taglio, se non fosse che i tappetini sono gommosi e spessi, invece questo è molto sottile. In più lo vedete lucido, ma non è davvero lucido, c'è soltanto sopra una pellicola protettiva, perché in realtà questo tappetino è adesivo. Il cartoncino si attaccherà sopra in modo che la macchina lo possa tagliare senza che si sollevi, che si increspi, che si incespichi e altre parole strane. Qui mi fa vedere un'anteprima di come i vari livelli verranno ridistribuiti appunto in altrettanti cartoncini. Eccolo qua, mi chiede anche che materiale sto andando a tagliare, perché qui di default mi dà carta fotocopiatrice 75 grammi al metro quadrato, ma non è la carta su cui andremo a tagliare oggi. Questi sono i cartoncini che ho comprato e nello specifico sono Canson da 220 grammi al metro quadrato, ed è un'ottima idea farglielo sapere, perché altrimenti la macchina pensa che siano da 75 e non li taglia. In realtà si deve ricalibrare sulla base del cartoncino che stiamo andando a usare, quindi allora 216, perfetto. La lama è già inserita perché è arrivata di default con questa lama, che è la lama punta fine morsetto B. Allora devo caricare il tappetino, paura! Mi serve il mio primo cartoncino. Mi sono ritagliata il cartoncino facendolo un po' più piccolo, così magari la restante parte la posso sfruttare per altre cose. Questo sarà il primo cartoncino che andiamo a usare. A questo punto io vado a togliere la pellicola. Oh cielo. Lo faccio aderire bene. Dietro la macchina ci deve essere un po' di spazio libero perché il foglio passa anche dietro. Tappetino messo, premo qui. Paura! La caricata. Devo solo premere play. Che faccio? Premo! Lo sta tagliando, Sta succedendo, C'ha un ritmo, no? Io vedo delle cose. Le sta tagliando. Sembra senza intoppi. Ma sembra davvero senza intoppi. Che strano per una stampante. Attenzione. Sta facendo il contorno. Quindi questo layer l'ha fatto? A questo punto che succede? Il taglio è stato fatto, ma i pezzettini sono tutti al loro posto ancora attaccati sulla carta adesiva ovviamente. Quindi posso utilizzare uno degli strumenti messi a disposizione di Cricut, che sembra quello del dentista, ma in questo specifico caso è l'uncino per spellicolare. Cosa succede? Che io mi metto qua. Oddio, che ASMR. Vai, si vede. Oddio! Vai, procedi. Non c'è bisogno dello strumento del dentista, fa tutto da solo. Primo risultato! Va, a mano quanto ci avreste messo a farlo quella roba lì? Guarda come li tolgo uno a uno. Beh, stupendo, dai, ma è venuto benissimo. Facciamo così, carichiamo il secondo tappetino, così mentre io faccio questo, lei continua. Togliamo il cartoncino da qua. Non so cosa è successo, un attimo di defiance. Forse se non si inceppa va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Brividi. Paura, Ha già finito. Voilà. Oddio, sono emozionata, guarda la sua faccia, è contento. Ma che bello, d'ora in poi solo tagli semplici. Questo è un taglio forse uno dei più difficili di questo intero progetto, perché vedi ci sono tanti pescetti piccolini. Il rischio è che magari togliendo questo foglio rischio di andare in un punto particolarmente delicato e strapparli, quindi devo essere particolarmente attenta. Oddio, bellissimo. In realtà ho lasciato delle altre cose, tipo questi altri pescetti, anche questi li voglio staccare perché troverò il modo di inserirli anche se sono separati dal resto. Guarda che bello il colore di questo foglio. Andiamo a staccare lo strato di bolle. Questo è il momento più bello. No,
No, vabbè. Guarda queste microbolle perfettamente ritagliate. Perfetto! Oh, tra poco lo vediamo finito, Ma sapete cosa vi dico? Che noi potremmo finirlo stasera. Ma perché farlo quando possiamo fare una pausa ramen? I giapponesi lo mangiano molto velocemente perché altrimenti si scuote. Dopo infinito tempo, ma solo perché c'è stata una pausa ramen, siamo tornati qua. E quindi questa mattina mi sono messa all'opera finché non ho ottenuto questo risultato. Voilà! E vi assicuro che non è finita qua. Questi sono i singoli livelli. E qui dietro abbiamo un normalissimo foglio A4. Allora io per curiosità mi sono chiesta cosa accadrebbe se tutto questo processo su questi cartoncini colorati 220 grammi al metro quadrato l'avessimo fatto su un foglio A4. E vi faccio vedere il risultato. Questa sono io che non mi sono premurata di attaccare bene il foglio al tappetino e questo è esattamente quello che è successo. Ne vado molto fiera. Questo non vuol dire comunque che non possa funzionare su un foglio A4, vuol dire state molto attenti, attaccatelo bene al tappetino, altrimenti non funziona. Ma comunque tutti questi livelli messi uno sopra l'altro e distanziati ci permetteranno di raggiungere il risultato finale. Per poterlo fare però prima devo distanziarli appunto e metterli all'interno di una cornice. Quindi andiamo a farlo. Mentre io stavo finendo di separare e tagliare i vari livelli, Kama si è portato avanti e ha iniziato a preparare delle cornici dentro le quali esporre le mie opere. In passato avevo fatto un tutorial su come realizzarle, ma il buon Kama non si è limitato a seguirlo, quasi come un ingegnere della carta è riuscito a creare dei veri e propri contenitori su misura per questi quadri in paper cut. Per questo primo quadro ho deciso di ritagliare anche 2 strati in vinile trasparente che rappresentassero i riflessi dell'acqua, il cosiddetto pavimento di ciottoli. Ero piuttosto preoccupata, penso lo si capisca anche dalla mia espressione, perché non sapevo che spessore avesse il vinile per impostare correttamente il taglio, ma alla fine ce l'ho fatta. La parte noiosa è stata rimuovere la parte in negativo rimasta attaccata al tappetino. A un certo punto Kama si è offerto di darmi una mano e infatti qui potete vederlo dire: sono così contento di averti sostituito in questo giocoso passatempo in grado di riempire di gioia e tripudio il mio trofico cuoricino. Comunque ne valsa la pena perché il risultato finale secondo me merita tantissimo. Ma non ci fermiamo, che aver ottenuto un buon risultato, o almeno la prospettiva di un buon risultato con la prima, mi fa venire voglia e speranza per questo secondo. Adesso vorrei cambiare tecnica. Abbiamo realizzato qualcosa con i cartoncini colorati, è il turno di realizzare qualcosa con i cartoncini bianchi. Mi piacerebbe creare una retroilluminazione dietro questa seconda immagine per renderlo una sorta di lampada, un quadro da osservare in controluce. Per questa seconda immagine vorrei spostarmi su un bioma forestale. Ho buttato giù soltanto questo tronco un po' strano, mi piace, quindi vorrei basarmi un po' su questo. Sentite un po' qual è l'idea. Vorrei che il suolo dividesse a metà l'immagine, più o meno in questo punto, e qui sotto una radice che va appunto a creare questa sorta di S. Sopra si sviluppa la foresta con gli alberi alti che si stagliano verso il cielo, sotto una caverna con un mostro, qualcosa del genere. Suona bene, vediamo se verrà anche bene. Vegetazione, alberi e piante rientrano molto più nella mia comfort zone. Mi è capitato tante volte di sketchare alberi, radici, arbusti e foglie strane, un po' per il videogame a cui ho lavorato, Children of Silent Town, e un po' perché ho una predilezione per questo genere di soggetti. Questo penso proprio che sarà il primissimo strato. C'è l'albero, c'è il suolo e c'è la radice sotto con delle liane. Non chiedetemi perché dovrebbero esserci delle liane sul sottosuolo, mi piacevano. Sotto c'è la caverna. Mi sono divertita tantissimo a farla, belle le caverne, belle le stalattiti, le stalagmiti e tutte le iti. Sento già l'eco da qua. Mentre sopra ci sono questi alberi alti e lunghi con questi grumi di foglie, la terminologia più appropriata. Abbiamo gli alberi, abbiamo la caverna. Sapete cosa manca? A parte il mostro, che quello ce l'abbiamo già detto, ci vogliono 2 omini che stanno là sopra, che rendono la cosa un po' più viva, perché a volte senza un soggetto non sai cosa guardare. Risultato finale, eccolo. È difficile mostrarvela dal tablet per intero perché l'ho pensata molto in verticale, quindi non c'entra tutta, oppure c'entra ma è molto piccola. Però vedete, sopra ci sono queste personcine in questo bosco un po' alieno e sotto c'è il mostro. Mi fermo qua. Sono, non lo so, 6-7 strati, ma non esageriamo, che più strati metto più diventa complesso gestire la luce. Sono 8 livelli belli organici, no? C'è la caverna, ci sono gli alberi alti, gli alberi bassi, gli alberi medi, le liane, il mostro che sembra un drago ma in realtà è un serpente, i nostri 2 omini. Ve li avrei anche messi sovrapposti l'uno all'altro, ma essendo tutti bianchi non si capisce niente. Ve li farò vedere lo stesso. Però ne vado così fiera che volevo anche che li vedeste individualmente. Adesso devo creargli una cornice, un passepartout, qualcosa, e poi mettere un'illuminazione dietro per vedere se il risultato finale funziona. Anche perché lo spessore dei cartoni
cartoncini mi fa un po' preoccupare perché sono 220 grammi ciascuno. Alla fine, strato dopo strato, ho quasi il dubbio che la luce non riesca a passare attraverso, ma noi ci riusciremo. Se per caso non doveste capire niente, non vi biasimerei, però confido nel fatto che a un certo punto si capisca. Andiamo a costruire anche il contenitore di questo e vediamo se quindi l'effetto lampada funziona. Stavolta Kama si è davvero superato, doveva creare una cornice che permettesse di illuminare il quadro da dietro e si è dovuto ingegnare un bel po' per riuscirci. Ma io sapevo che ce l'avrebbe fatta ed è esattamente con queste parole che me ne sono bellamente lavata le mani, lasciando a lui tutta la responsabilità di far riuscire questa cosa. Ma alla fine, devo dire, non me ne sono pentita. Per quest'ultima immagine ho deciso di mettere via l'iPad. Abbiamo fatto 2 tagli molto organici. Le illustrazioni che ho fatto finora potrebbero benissimo essere tagliate anche a mano libera. Certo, con più tempo, con più impegno, però visto che abbiamo a disposizione una macchina da taglio, dov'è che questa rende al meglio? Ho pensato che fosse su delle forme geometriche, su dei frattali, su dei mandala. E quindi per questa terza immagine in Papercut mi piacerebbe proprio tanto lavorare non più sull'iPad, ma sul computer con Illustrator per realizzare appunto un mandala. Devo ammettere che questo processo per me è stato molto frutto di sperimentazione, però alla fine, dopo un po' di tentativi e prove andate male, sono riuscita a tirar fuori un'immagine che va sempre più in profondità in modo molto graduale. Molto velocemente, come ho creato questo mandala? Anche se con Illustrator sono un po' arrugginita tramite lo scostamento tracciato, ho creato un effetto di simmetria radiale che permettesse quindi di creare il mandala in modo semplice tracciando alcune linee con lo strumento pennello. Come vedete, il risultato viene fuori praticamente da solo. Magari vi lascio qua sotto in descrizione qualche tutorial che può servirvi da spunto nel caso voleste farlo anche voi. Poi, per creare un effetto di profondità tra i vari livelli, ho duplicato ciascun livello applicando un ispessimento della traccia che quindi facesse sì che tutte le linee si scostassero di un po' l'una dall'altra, e il risultato finale vorrei che fosse una cosa del genere, sfruttando dei cartoncini con diverse gradazioni di grigio e di rosso. E a questo punto ho preso il file da Illustrator e messo su Cricut Design Space. È arrivato il momento dell'ultimo taglio definitivo. In questo terzo caso ci sono un sacco di livelli da stampare. Scusate se userò la parola stampare in modo improprio, da tagliare. Sono 15-18. Se aspetto che ogni livello viene buttato fuori dalla macchina, poi io spellicolo tutto, poi ce lo rimetto, ci vuole un sacco di tempo. Allora ho deciso di lavorare con 2 tappetini. Stavolta abbiamo dei tappetini un po' più piccoli dei precedenti, perché andrò a stampare una cosa quadrata, e ne userò 2, e questo dovrebbe velocizzare un po' il processo. Mettiamoci all'opera. Il primo foglio bianco è stato particolarmente difficile da spellicolare perché aveva delle linee molto sottili che mi hanno richiesto molta attenzione, e in un paio di punti le ho persino strappate. Spero che non si veda perché, oddio, mi è esploso il cuore quando me ne sono accorta. Dopodiché, visto che ogni linea diventava un po' più spessa delle precedenti, è stato molto più facile rimuovere il mandala senza rischiare di romperlo. Ci è voluto comunque moltissimo tempo per togliere tutti i residui rimasti attaccati sul tappetino, e quindi per questo ho sviluppato una tecnica di piegare il tappetino e dargli dei colpi violenti. Nessun tappetino è stato maltrattato nella realizzazione di questo video, ma oddio, forse un pochino sì. Stava andando tutto bene quando improvvisamente è successo questo. È colpa mia. Ho tagliato 2 volte sullo stesso punto perché ho ricaricato un cartoncino già tagliato e quindi si è inceppato tutto. Ho pensato di aggiungere anche dei cartoncini colorati nel processo, perché poi ognuno potrà inserire il colore che vuole. Se anche volete ripeterlo a casa questo esperimento, potete farlo col rosso, potete farlo col verde, potete farlo col blu, e così otterrete il mandala del colore che più preferite. Allora lo volete vedere il risultato finale? Questo è stato forse il progetto più ambizioso dei 3. Mi piace per determinati motivi, ma non mi piace per altri. Mi piace tanto perché, wow, l'ho progettato io e mi piace, è bello. E poi guardate, anche soltanto la prima pagina appena ritagliata, se la metto su qualsiasi colore, funziona. Prendo un altro cartoncino. È bella! Mi piace questo effetto tridimensionale dei tantissimi livelli che vengono tagliati uno sopra l'altro, in modo da creare questo piccolo scarto che lascia intravedere quello che c'è sotto. Quindi con tantissimo impegno, perché non è stato difficile ma è stato molto lungo, quello devo ammetterlo, ci siamo portati a casa questa ventina, un po' meno, saranno tipo 15 strati di mandala. Il trucco di spellicolare mentre l'altro tappetino tagliava è stato fondamentale, ci avrei messo il doppio del tempo. Aggiungo che questo tipo di taglio, a differenza degli altri 2, si può fare solo con una macchina di questo tipo. Non si può fare a mano sta cosa. Telecamera, si può fare a mano questa cosa?
lo dice anche la telecamera. L'altra cosa bella in realtà di un taglio di questo tipo è che chiunque con un software di grafica può farlo, anche se non è un esperto, se non sa disegnare. Io alla fine ho usato Adobe Illustrator, fatto linee, riflessoline, per cui il processo è stato abbastanza lineare, non ho incontrato troppe difficoltà, ovviamente va incorniciato. E il pronto intervento di Kama ha messo la ciliegina sulla torta anche di questa terza immagine e quindi senza ulteriori indugi posso mostrarvi il risultato finale. Signor Kama, Sì. le cornici sono molto belle. Hai superato le mie aspettative di molto. Devo dire tra i tre, forse il mio preferito è il primo, perché i colori gli danno veramente un qualcosa. Però c'è un'incognita ancora. Il motivo per cui io sono qui ufficialmente non è tanto per le cornici, è per la soddisfazione di farti vedere in anteprima come è uscito quello che va illuminato dietro. Quindi spegni pure le luci. Sei pronta? Vabbè, ma che figata, bellissimo. È stupendo, cavolo. Non me l'aspettavo, ti giuro. Sì, aspetta che vengo di là anch'io perché sono curioso di rivederlo. È figo. È molto bello. Dà un sacco di profondità, Vorrei avere gli occhiali per vederlo bene. Ma era una foresta allora. Ora che lo vedo bene, fa schifo. Oh, così, Kama, così. Wow. Benvenuto nel fantastico reveal delle fatiche di Fra e Kama. E nello specifico abbiamo 3 lavori realizzati in paper cut. Sono belle. Che ne pensi? Il primo è molto bello, mi sembra quasi un paesaggio alieno. Sembravano ragnatele, poi ho detto, ah no, ma quello è un polpo, quindi stanno sott'acqua. Tipo i livelli di ori sotterranei. Quello stranissimo, soprattutto stranissimo l'effetto dell'acqua, sei pazza. Lo prendo come un complimento. Io non ci avrei mai pensato. Basta com'è, ti giri, brilluccica tutto. Oh, quello al centro è fighissimo. Quello al centro è proprio ipnotico. Mi aspetto che ora allontanandomi un po' posso fare così. Il mandala è un trip. Se non l'avessi visto da vicino, ammetto che a distanza avrei delle difficoltà a percepire i vari livelli. Diventano quasi una sfumatura. È molto bella, però le altre mi piacciono di più. L'ultimo mi aspetto che succeda qualcosa. Allora, chiudi gli occhi. Oh! Wow! Beh, questa sì che è una reazione naturale, sono sicura che... Sul serio, non me l'aspettavo. Ma che stai dicendo? Ma è bellissimo. Bello. Figo. Questi complimenti così, La parte sotto mi sembra un po' Smaug nello Hobbit. La parte sopra invece è un po' più Avatar. Il blu e il rosso, il giorno e la notte, il bene e il male, l'oscurità e la luce. Essendo illuminato così da dietro, più si allontanano i layer e più si sfuma, quindi dà proprio effetto di stanza, come se ci fosse la foschia. Poi ho gli occhiali tutti sporchi, sembra ancora più fumoso. Questa cosa resta in studio e la appendiamo da qualche parte, spero. Kama, dammi un 5 in aria. Sono contenta che ti piaccia. Sì, questo mi piace proprio tanto. Tutti belli, però a conti fatti. Ah, figo. Che ne dici? Che dire, è stato sicuramente divertente cimentarmi in questa tecnica e non posso fare a meno di ringraziare Cricut per avermi permesso di provare la Cricut Maker 3. La cosa bella di questa macchina da taglio è che può essere usata su tantissimi materiali. Come vi avevo già detto, carta, sticker, cuoio, vinile, tessuti. Sulla home di Cricut Design Space, infatti, il loro software, potete trovare un'infinità di progetti già pronti che, se non avete voglia appunto di progettare voi come ho fatto io in questo video, potete già prepararvi a tagliare e stampare. E tra parentesi, all'interno di Cricut Design Space trovate anche i miei progetti, quelli che ho realizzato in questo video. Quindi se volete ripeterli, cambiare qualcosa, cambiare i colori, aggiungere qualcosa, trovate tutto lì, scaricabile gratuitamente. La Cricut è una macchina così versatile che per me è difficile riassumere in un solo video tutte le cose che può fare, ma sappiate che ci sarà modo di vederla all'opera anche in dei video futuri. Nel frattempo vi lascio il link in descrizione se volete informazioni su questo o altri prodotti di Cricut che sono perfetti per i creativi che amano il fai da te. Fatemi sapere se i lavori che ho realizzato nel video vi piacciono e io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!